Abruzzo, siamo a Chieti per la manifestazione più importante di questa città, la processione del Venerdì Santo. La processione del Venerdì Santo è considerata fra le processioni più antiche d'Italia. La sua origine risalirebbe all'842 d.C., anno della ricostruzione della prima cattedrale della città, che era stata distrutta nell'801 da Pipino, re dei Longobardi. Il sacro corteo, illuminato da fiaccole accese su tripodi in ferro battuto, percorre al calar del sole le vie principali del centro storico partendo dalla cattedrale. La piazza da cui parte la processione del Cristo morto è il cuore pulsante della città di Chieti. Condivide con la cattedrale la dedicazione a San Giustino, evangelizzatore della città e suo primo vescovo. Prima dell'imbrunire, le varie confraternite cittadine si avviano verso piazza San Giustino. Le confraternite cittadine sfilano con il proprio stendardo e crocifisso, le loro lanterne, cioè i fanali, alcune con i propri simboli. Il loro abbigliamento è composto da abiti e cappucci bianchi e si differenziano per il diverso colore della mozzetta, ossia la mantellina corta chiusa sul petto indossata sopra l'abito bianco. Sono 13 le confraternite cittadine e circa 500 i partecipanti alla processione, altri 500 sono i partecipanti dell'Arciconfraternita. La processione del Cristo morto è infatti organizzata sin dalla sua istituzione dall'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, che ha sede nell'omonimo oratorio adiacente alla cattedrale. I confratelli indossano l'abito da penitente, composto da un lungo camice, cappuccio, cingolo neri, con mozzetta gialla. Uno dopo l'altro, lentamente, vengono portati fuori dalla cattedrale i 7 simulacri della passione di Cristo. Il primo è l'angelo. A seguire le lance con il sacchetto dei 30 denari, simbolo del tradimento di Giuda. I 7 simulacri, i simboli, i trofei sono stati realizzati nel 1855 da Raffaele del Ponte ed avevano la funzione di illustrare, di raccontare anche agli analfabeti l'intera storia della passione di Cristo. Il gallo posto sulla colonna della flagellazione, con la mano del soldato che schiaffeggiò Cristo. Il velo della Veronica, che ricorda il volto santo di Manoppello, ritenuto il più compatibile con quello della Sacra Sindone. A seguire la colonna con la tunica ed i dadi usati per aggiudicarsela, oltre alla brocca usata da Pilato. Penultimo simbolo ad uscire da San Giustino, la scala con i chiodi, il martello, la canna con la spugna e la lancia che ha trafitto il costato di Cristo. Infine la croce con il cranio autentico alla base e l'iscrizione apposta sopra di essa in ebraico, greco e latino. I componenti dell'ordine equestre del Santo Sepolcro e l'arcivescovo di Chieti Vasto non hanno ancora preso la via d'uscita che, all'improvviso, il coro e l'orchestra inondano la cattedrale di note struggenti. Non è ancora il miserere, ma l'emozione è già grande. Ed eccolo il miserere, composto intorno al 1740 da Saverio Selecchi, maestro di cappella della cattedrale. Non ci sono parole, è una musica che ti scuote dentro. D'Annunzio la definì una fontana di lacrime, niente di più appropriato per accompagnare l'uscita del Cristo morto dalla cattedrale. Il Cristo morto del Venerdì Santo si è finalmente avviato.
L'effetto acustico regalato all'orchestra dal coro dalla splendida piazza San Giustino rende onore all'impegno di una città che, con devozione, si avvia in processione. L'orchestra, diretta dal maestro di cappella Giuseppe Pezzullo, è composta da 120 elementi di tutte le età, con violini, viole, violoncelli, flauti traversi, clarinetti, fagotti e sassofoni. Il coro per tenori primi, tenori secondi e bassi, diretto dal maestro Loris Medoro, è composto da 180 elementi. La musica del Miserere che arriva fin dentro ai vicoli, è veramente impressionante, affascinante. Ecco passare adesso l'angelo. La processione in questo momento si sta muovendo lungo via Arnienza, compiendo un movimento da est verso ovest. L'altro movimento corre lungo l'asse nord-sud. Il percorso, infatti, pur rimaneggiato negli anni, percorre una grande croce che abbraccia simbolicamente l'intera città e la benedice. Ecco il gallo, come tutti gli altri strumenti simbolici della Passione, portato a spalla dai membri aggregati dell'Arciconfraternita. Vuole la secolare tradizione che la processione debba svolgersi sempre e comunque, e venne effettuata, anche se in forma ridotta, nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, nonostante il divieto del comando germanico. I soldati tedeschi rientrarono in cattedrale, ma vennero beffati dai confratelli che riuscirono a fuggire dalle varie uscite secondarie e dai cunicoli sotterranei. Nell'anno del Covid, oltre all'arcivescovo, sfilò un aggregato con un potente strumento audio con le note del Miserere. Chieti non rinuncia al suo Miserere, mai. Precedute dal vessillo processionale dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, portate a spalla dai membri effettivi dell'Arciconfraternita, ecco le sculture processionali, le vere protagoniste del Venerdì Santo teatino. Il Cristo morto seguito dalla Madonna addolorata. La processione si sta avviando al termine, stanno tornando verso la cattedrale di San Giustino. È stato veramente emozionante, valeva veramente la pena di venire fino a Chieti per vedere questo evento che dura da secoli ed è veramente l'evento più importante di questa antica città. Se volete seguirci potete iscrivervi al nostro canale, ci aiutereste veramente nel nostro lavoro. Questa era All About Abruzzo, arrivederci, alla prossima, that's Abruzzo!